Ragazzi, buongiorno. Questa mattina ci vedete un po' più tristi del solito perché Verissimo. lasciare questa abitazione è qualcosa che un po' ci fa male dentro. Ma andiamo per gradi. Siamo un po' come quel gatto là. Un po' tristi. Comunque, mentre Sara si sta preparando, questo era il nostro patio e questa era la nostra abitazione, totalmente in legno come tutte le abitazioni qua lungo la carretera australe. Open space, letto matrimoniale in fondo, cucinino sull'angolo, stufa a legna per il riscaldamento, tavolino per mangiare e lavorare e dietro bagnetto carinissimo. I dettagli della casina di Diego ci hanno fatto letteralmente innamorare. È curatissima, non manca mai nulla, lui ha una precisione chirurgica in tutte le cose che sistema. Ci ha fatto sentire a casa, ci siamo sentiti anche un po' in Europa, perché questa cura del dettaglio non è prettamente sudamericana. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi e per averci fatto vivere questo incanto. Non a caso Diego, il duegno di queste abitazioni, è nato in Perù, poi trasferitosi a San Paolo, ma ha passato una gran parte della sua vita in Svizzera, quindi dettagli svizzeri. In realtà i suoi genitori sono svizzeri, quindi lui è di origini svizzere, però ha deciso dopo diversi anni di lavoro in Svizzera che la vita fosse troppo stressante e ha deciso di venire qua. 11 anni fa si è costruito un po' la sua piccola attività e adesso aspetta l'arrivo dell'inverno e quindi la calma totale. 11 anni fa ha acquistato quella grande casa per poi costruire nel 2014 la nostra abitazione e passare nel 2015 per costruire la sua di abitazione. Ha lavorato nel settore dell'edilizia in Svizzera, quindi questa casina dove abbiamo alloggiato e la sua casa attuale le ha costruite totalmente con le sue mani. Non è giusto, però questa è la nostra casina. Da curioso gli ho chiesto tantissimi dettagli su come è stata costruita, quanto è costata per costruirla. Magari ci faremo anche un video pippone dettagliato perché è molto interessante. Ma guardate che pace! Un po' ci dispiace partire anche perché siamo stati enormemente fortunati. 5 notti qua con 4 giorni di cielo quasi sereno. Questa vita da nomade mi sta distruggendo. Fa male il cuore. Perché Sara in ogni sistemazione quasi che si ambienta talmente tanto che poi quando dobbiamo ripartire fa fatica. È come ogni volta rifare un trasloco. In questa piccola cabana ancora di più perché era veramente deliziosa, bisogna dirlo. Va dato il merito a chi ha merito, quindi parliamo sempre di meritocrazia e è giusto così. Ultima cosa, non per ordine di importanza perché so benissimo che me lo chiedereste, ma quanto avete pagato? Ci troviamo fine marzo, quindi periodo di bassa stagione, periodo in cui si può anche un po' contrattare. Lo abbiamo contattato via WhatsApp, quindi senza passare tramite Booking, Airbnb o altri siti, e abbiamo pagato per 5 notti 180.000 pesos cileni, facendo una piccola conversione neanche 40 euro a notte. Diciamo che Diego già di suo pugno ci aveva accordato uno sconto per il fine stagione e anche perché stavamo diversi giorni, quindi aveva scritto: se realmente sarete questi giorni potremmo arrotondare. Noi abbiamo chiesto un piccolo sconto in più, l'ha accordato subito e quindi questo è stato il prezzo finale. Su questa cosa ci farò un video dettagliato per capire bene quanto costa questa vita da nomade, perché le variabili sono tantissime. Comunque se passate di qua in alta stagione il suo prezzo è di 50.000 pesos al giorno. Ora prendi la valigia e carica sulla moto. E stavolta diremo vamo, perché Liliana, da nostra seguace, mi ha corretto giustamente, mi ha detto: non siamo come gli spagnoli che dicono vamos, noi qui in Sud America, soprattutto in Uruguay e in Argentina, diciamo vamo, e questa è proprio un'influenza vostra italiana. D'ora in poi sarà solo ed esclusivamente vamo. Grazie Liliana. Vamo ragazzi. Diego mi ha dato la possibilità di parcheggiare la Tenerona qua, ma comunque di fare molta attenzione per non rovinare questa erba bellissima, anche se ha detto che non è un campo da golf, però ovviamente da fare attenzione despacio. La moto ora si trova là in fondo, lui e Diego, e questa è Sara, quella di sempre, stessa faccia. Non cambia mai, la misma cara. Ciao casina, ciao Diego, Ciao. gracias por todo. Gato volador. La gata voladora. Gata volador. Le sujeto las patas. ¿Sí? Me araña la cara. Ah.
Tenerona carica e come sempre dopo 5 giorni di stop accendiamo la Tenerona. Che gioiello! Gomma quasi andata. Importantissimo, qua a Puyuapi non c'è un ATM e non c'è un distributore di benzina, ma solo di gasolio. Quindi se venite in camper ok, se venite in moto da fare attenzione. 2 ore e 34, 188 km. Oggi tappa tranquillissima perché parlando con Diego ma anche con altri motoviaggiatori, da qua a Chaiten non c'è ripio, basta ripio. Ciao Diego, gracias por todo. Ah no, io ho sbagliato direzione, devo salire di qua. Gracias. È sempre un piacere riparlare con persone che appartengono un po' alla nostra storia, ci si ritrova nel modo di fare, nel modo di pensare, persone che però hanno scelto una vita diversa, lontano dai lussi ma anche dallo stress che purtroppo la vita in Europa che ci siamo costruiti porta con sé. È così, è inevitabile. La tranquillità di Puyuapi a mezzogiorno di un sabato di fine estate, anzi di inizio autunno, mettiamola così. E ora, vamos! La Junta 43 km, Chaiten 180. Siamo di nuovo sulla Ruta 7 Carretera Austral che un tempo era sterrata, ora completamente asfaltata a partire da Puyuapi fino a Chaiten. Qui la vegetazione sembra non risentire ancora dell'arrivo dell'autunno. Piove, le temperature sono alte, il cielo è ancora azzurro. Stranamente lungo la carretera australe sembra ancora estate. Eccolo Kopek. Siamo alla Junta, i soliti autobus o pullman utilizzati per piccoli bar. È l'almuerzo per la Tenerona, forse poi penseremo anche al nostro. Pieno fatto, ripeto, info importantissima, qua alla Junta trovate benzina e soprattutto ATM. Questa mattina non avevamo preso il caffè, quindi mocaccino, ma soprattutto muffin al cioccolato. Ecco il maiale! Che urli. Sarebbe stato peggio se avesse detto ecco il serdo, mi presento il serdo, avrebbero tutti quanti compreso, così lasciamo stare. Cartina molto interessante per chi volesse percorrere tutta la carretera australe. Ci sono tutti i punti Kopek dove fare rifornimento e prelevare. Noi siamo qui, abbiamo fatto rifornimento qui e abbiamo fatto rifornimento qui e abbiamo fatto rifornimento qua e siamo entrati da Cilechico. Per completare la carretera dovevamo fare questo pezzo dove per forza di cose bisogna tornare indietro, anche se questo passo dovrebbe essere aperto, ma mi devo informare. Mentre ora da qui andiamo a Chaiten a prendere il traghetto per Castro che si trova qua, quando invece la carretera continua per Orno-Pirene. Comunque con un serbatoio come quello della Tenerona con circa 23-24 litri riesco a percorrere circa 350-400 km, non ci sono assolutamente problemi per la benzina, quindi non avete bisogno di taniche per la benzina per fare la carretera australe. Adesso rifocillati con la giusta dose di caffè si riparte mentre una band di cowboy sta sbarcando. Eccola qua.
Si procede in direzione Chaiten. La giornata è splendida e la temperatura estremamente mite e piacevole per un viaggio in moto. Non ce l'aspettavamo da questi primi giorni d'autunno. Questa è la Junta, un piccolo ristorante con dei motociclisti, forse in grandezza leggermente più grande rispetto a Puyuhuapi. Belle casine, quasi a richiamare Capo Nord. Invece siamo nella Carretera Austral. Siamo finiti in Svizzera. Bellissime proprietà. Cane in mezzo alla strada. Ah, volete che mi sposto, Vabbè. Rio Palena, Ponte Ezequiel González, sul fiume Palena. Solite acque dal colore memorabile. Si procede. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. La confluenza tra Rio Frio e Rio Palena. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. Siamo ufficialmente nella Región de los Lagos. Abbiamo lasciato alle spalle la regione dell'Aysén che ci ha ospitato per diversi giorni. Muchas gracias. Hasta luego. With a painted smile, I was the willow tree. You were the fire that burned me. Right till the end, we didn't know we lost. It's not easy living with my fingers crossed. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I know now you were better off without me. In lontananza scorgiamo un pezzetto di ripio. I should set this world on fire. I should tear this town apart. I'm learning just to feel my body. Che bella strada. I tried but I could never be for you. And you beautiful life. Bienvenido a Villa Santa Lucía. You beautiful life. Si sale. Oh, I wish that I could ease your sorrow. I wish that I could ease your pain. This ain't a story about happy endings. Oh, we should set this world on fire. We should tear this Non sembra neanche di essere sulla terra. Every breath makes me weak and tired. We should never be more than friends. I tried but I could never be for you. Hey, you beautiful life. Queste piante dalle foglie enormi sono diventate ormai familiari. Erano anche nel giardino di Diego, ma sono ovunque. Sono delle piante autoctone. Spettacolo. Ora la strada si è trasformata in una lastra di cemento, seconda auto dopo circa 130 km, strada super trafficata questa della carretera. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I
Signore e signori, il lago Jelcho. Queste meraviglie improvvise che colpiscono dritte al cuore. Siamo appena entrati nel Parque Nacional Pumalín. Bienvenido a Chaitén, Comuna de Chaitén. È una città speciale, come ci ha detto anche Diego stamattina. Il 2 maggio 2008 il vulcano Chaitén, da nessuno considerato tale, si pensava fosse una montagna normale, eruttò coprendo completamente questa città di cenere. Era rimasto solo qualche metro di cenere. Per diverso tempo le autorità chiesero ai cittadini di poter spostare la città un po' più a nord, verso la località costiera di Santa Barbara. I cittadini si opposero e riuscirono pian piano negli anni a ricostruirla. Facciamo una piccola deviazione al porto. Domani saremo diretti proprio a Castro, isola di Chiloé. Abbiamo anche già il biglietto prenotato per il traghetto, ma dobbiamo sapere bene gli orari, cioè a che ora è previsto l'arrivo dei mezzi che devono imbarcarsi. Online indicano 3 ore prima dell'imbarco. Ci sembra davvero esagerato. Non è richiesto neanche negli aeroporti più grandi del mondo, però vediamo. Se Chaitén ha deciso così, rispetteremo. Il lungomare. All'epoca dell'eruzione i 4.000 abitanti vennero completamente evacuati, quindi quasi tutti riuscirono a salvarsi. Abbiamo trovato il porto, bisogna proseguire dalla cittadina per circa 500 metri, però adesso non c'è nessuno ed è tutto chiuso. Comunque noi ci siamo fermati più giorni a Puyuapi e siamo arrivati qui a Chaitén di sabato proprio perché le corse attualmente in questa temporada, in questa stagione, sono state ridotte al solo giorno della domenica, mentre nella temporada alta, cioè nella stagione alta, ci sono tutti i giorni. Sto parlando della tratta Chaitén Castro. A me sembra che su una piccola casupola in legno che dà sul mare si possano chiedere informazioni. Adesso andiamo a vedere. Ristorante, Cabañas, La Balena Azul. Nella casina dopo il Copec secondo me si può chiedere, in questa. Andiamo a vedere. Abbiamo chiesto, non avevano grandi conoscenze, ci hanno detto sì, sul sito vedete che c'è scritto 3 ore, presentatevi 3 ore prima. Significa che il traghetto domattina partirà alle 10, alle 7 dovremmo essere al porto. Chiederemo anche a Beppe adesso e Vania come hanno fatto per andare all'isola di Chiloé, anche se loro sono partiti per Keyon, hanno fatto Chaitén Keyon, però vedremo anche come hanno fatto gli altri. Ora, direzione hotel solo per questa sera e fra poco premiere. Ultima traversa, anzi alla eschina, alla ultima eschina, alla fine di questo viale sulla sinistra. Oh.
Eccolo, paraiso patagonico, eccolo qua. Ci siamo. Ci sono 2 guardiani. Sì, ci siamo. Moto parcheggiata al volo, ce l'hanno fatta mettere dentro. Grazie alla signora. Praticamente l'abbiamo messa sul viale. C'è anche il perro che controlla. Sembra molto feroce, quindi fate attenzione. Ora faccio una prova. Mi faccio guidare da Sara al ristorante. Voi vi fidate? Andiamo. È una prova molto hard. Lo faccio solo perché abbiamo molto tempo, altrimenti sarebbe da evitare assolutamente. Intanto tenerò una parcheggiata. Questa è la calma di Chai Ten. Sara la vedete particolarmente felice perché questa sera andiamo al ristorante, cosa che sapete benissimo che non facciamo quasi mai. A me piace anche cucinare, semplice. Non mi vedete in realtà felice perché andiamo al ristorante, mi vedete felice perché stiamo per andare a mangiare. Ecco. La direzione è questa? Ora sono le 18:40 di sabato pomeriggio, non c'è nessuno in giro. Dobbiamo andare di qua? Sicura? Sì. Qualcuno che taglia l'erba. Qualcuno che taglia l'erba in Sud America c'è sempre. Vediamo se ci fanno mangiare a quest'ora perché noi non abbiamo fatto pranzo, praticamente abbiamo preso dei muffin e dei cracker che avevamo dietro, quindi siamo un po' tra virgolette stanchi ma soprattutto affamati. La stanchezza deriva dalla fame e non ci siamo neanche cambiati perché tanto domani abbiamo il traghetto la mattina, non disfiamo le valigie assolutamente, andremo a dormire vestiti da moto. Naviera Austral, la compagnia marittima che domani mattina ci porterà all'isola di Chiloé. Merluzza e riso accoppiato. Buona provincia. Comunque, come avevamo visto sulle previsioni, qua è più freddo rispetto a Puyuapi. Attualmente saremo intorno ai 10 gradi. Noi ce ne torniamo in camera e si va a nanna presto. Sì, domani mattina ci si alza presto, colazione alle 8 e si parte subito, ci si alza presto. Per me è presto, per voi no, però colazione alle 8 e si parte subito per imbarcarci al porto qui vicino e nada. vi portiamo a Castro, isola di Chiloé. Ciao ragazzi, vi salutiamo con questo tramonto. Baby, for love, go all for love. Camera minuscola e soprattutto senza riscaldamento. Che fai in Patagonia? Ci metti il riscaldamento? È una cosa stranissima ragazzi, però non riusciamo a trovarlo, quindi dovremmo accontentarci delle coperte che ci hanno dato in dotazione. Ma io l'avevo preventivato, si dorme con la tuta da moto.